Carino, Fighissimo sto posto, Qui siamo al Cipaker, siamo nel quartiere Bajko. Questo è il primo dei Will Pub di Budapest, molto vecchio. Abbiamo quelli più, diciamo, anche un po' turistici ovviamente, e la stessa parola Will dice, indovinati cosa vuol dire, pub è enorme. Non oso immaginare stasera quanta gente ci sarà, ma è veramente molto alternativo come questo video. E qui alla domenica trovate anche il mercato dei contadini, dove i contadini portano tutte le loro merci, yogurt, marmellate, frutta. Siccome questo è un video per posti alternativi, adesso vi porto in un altro posto alternativo, ma molto alternativo. Questo è uno street market molto carino, anche la tipa che c'era qua di fianco. Fantastico questo murales che celebra la vittoria famosissima dell'Ungheria negli anni 50, forse nel 52-53 se non ricordo, sopra l'Inghilterra, la prima sconfitta dell'Inghilterra a Wembley. Adesso ci spostiamo in un altro posto un po' particolare che ho trovato. Vi porto a girare a flipper, perché qui a Budapest c'è il museo del flipper più grande d'Europa. Ragazzi, che figata, sono nel museo del flipper più grande d'Europa e si paga un biglietto, circa 9 euro, e puoi giocare quanto cazzo vuoi. Questo è un flipper gigante. Quale gioco adesso? Non so quale giocare. Questi sono vecchissimi proprio, in legno. Bellissimo questo museo. Ma che bella giornata oggi sabato, voglio fare tante cose, però mi sono riposato stanotte. Adesso vi porterò a vedere un castello un po' particolare, a 2 km dal mio ostello, che vedete nel link di iscrizione. La metro è qua sotto. Beh, sono qui nella metro, vicino al mio ostello, però c'è una biglietteria, è tutto chiuso, quindi vado a piedi. Beh, visto che non riesco a prendere il biglietto, vado a piedi, dai. Una bella giornata, un bel viale, dai, facciamo 2 passi. Devo dire che è molto piacevole passeggiare tra le vie di questa città, tanti viali anche sul lungo fiume, vedete? Quindi faccio questi 2 km a piedi verso questo castello, Vaia, del nome, vabbè, lo scrivo qua sotto, lo faccio prima.
e quindi andiamo. Adesso entriamo in questo bellissimo parco che è veramente verde. Siamo arrivati nel parco municipale di Budapest, il più grande della città. Siamo entrati nella piazza degli eroi, che anch'essa è la più grande della città, e adesso entrerò nel castello di Bai da Uniad, spero di averlo pronunciato giusto. È un castello eretto nel 1896, inizialmente era solamente una scenografia, poi l'hanno eretto veramente per celebrare il millenario dell'Ungheria. All'interno di questo parco poi trovate anche lo zoo e anche i bagni seceni, non so se lo pronunciate giusti, che sono i bagni più grandi della città e anche quelli forse più scenografici. Questo come fa? Se dobbiamo parlare poi di gite, escursioni fuori dalla città, vi devo segnalare due posti veramente che secondo me sono interessanti. Uno è il Memento Park, dove sono custodite tutte le statue dell'epoca sovietica, e l'altro è Aquincum, la città romana. Entrambi si trovano a pochi chilometri, 7-8 dalla città, forse anche meno, quindi una mezza escursione di una mezza giornata può valere la pena. A dire la verità avrei voluto fare i bagni, però mi sono dimenticato tutto a Milano: costume, ciabatte, cuffie, per una mezza giornata forse neanche, non ne vale la pena. Pian piano a piedi, adesso vi porto in un altro posto un po' particolare. Un cimitero. Qui siamo nel cimitero di Kerepesi, noto anche come cimitero di Via Fiume, è un parco molto grande, 56 ettari. Trovate qui 3.000 tombe, tra cui quelle che avete visto prima sono quelle dei caduti dalla rivoluzione del 56. Può essere un po' paragonato come l'Highgate di Londra o il Père Lachaise di Parigi, se vogliamo proprio fare un paragone. Beh, vi dico la verità, a me piacerebbe venire qui al tramonto. Mi è capitato una volta di farlo nel Nagorno-Karabakh, nel cimitero vicino a un monastero. È stato elettrizzante. Il problema qui è camminare senza calpestare le tombe, perché non è bello, rispettoso, dai. Infatti qua ce n'è una, ma meglio tornare indietro, dai. Sto cercando un ospedale antiatomico, però se sta di un fresco qui. Io voto per questa parte della città. Eccolo.
forse ci siamo. Questo è un ospedale dentro, scavato nella roccia. Az igazat, hogy ugye 30 tengernek be. Questo ospedale è stato scavato nella roccia, è stato usato molto durante l'assedio della seconda guerra mondiale e poi anche durante la rivolta del 56 a Budapest. All'interno dell'ospedale poi è stato anche creato un rifugio antiatomico negli anni della guerra fredda. La visita dura un'ora e guidata. Sono qui al mercato centrale, sono arrivato tardi quindi purtroppo è chiuso. Allora ragazzi, ricordatevi che i mercati al sabato pomeriggio chiudono presto e la domenica sono quasi tutti chiusi, quindi se volete andare a vedere i mercati andate in settimana. L'unico aperto è quello del Simplak Kert, quel locale che vi dicevo, che c'è un mercato contadino la domenica. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa serie di 2 video qui a Budapest e spero che vi sono piaciuti, e se sono piaciuti mettete un bel like, commento e iscrivetevi al canale. Ciao!